Ciao a tutti, come iniziare ad amare se stessi ed essere felici? A volte sembra più facile amare gli altri che se stessi, ma il processo, diciamo, di autoaccettazione di se stessi, di amore per se stessi è veramente importante nella nostra vita per essere felici. Allora, vediamo come possiamo iniziare ad amare noi stessi. Intanto il primo punto fondamentale è quello di lasciare andare tutte le convinzioni negative. Che cos'è che ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi? Sono le convinzioni negative, la paura, il dubbio, il credersi incapace, la mancanza di fiducia in se stessi. Sono proprio questi pensieri, queste forme pensiero, questi pensieri dominanti negativi che ci impediscono di essere felici. Pertanto dobbiamo imparare a credere in noi stessi, credere nelle nostre capacità, credere di poter ottenere qualunque cosa che abbiano ottenuto gli altri. Questo è un po' il principio della PNL, diciamo così. Noi dobbiamo pensare che se una qualunque persona è in grado di fare qualcosa, possiamo essere in grado anche noi di fare la stessa cosa. Dobbiamo poi concentrarci sui nostri lati positivi, cioè valorizzare i nostri punti di forza. Questo è importante e focalizzarci sulle cose buone che abbiamo, che reputiamo positive, valorizzarle e sulle cose positive nella nostra vita, perché spesso noi non vediamo le cose positive nella nostra vita. Dobbiamo fare uno sforzo talvolta per riconoscerle, specialmente quando una persona sente di non valere nulla, ma la strada per la felicità riguarda proprio la capacità di riconoscere, la capacità di rendersi conto di quelle che sono veramente le cose positive, di cosa c'è veramente di positivo nella nostra vita. Quindi dobbiamo iniziare a prestare attenzione a ciò che di buono facciamo ogni giorno. Ogni giorno facciamo un sacco di cose positive e non ce ne rendiamo neanche conto. Mentre invece di quelle negative le enfatizziamo, ce ne rendiamo conto, quindi è veramente importante prestare attenzione a ciò che di buono facciamo ogni giorno nella nostra vita. Facciamo molte più cose di quelle che pensiamo di fare, raggiungiamo molti più successi di quelli che pensiamo di poter raggiungere. Riconosciamo quindi, cerchiamo di visualizzare quelli che sono i lati positivi di noi stessi per imparare a credere di più in noi stessi. Questo non potrà che aiutarci ad essere più felici, in pace, in armonia con noi stessi e col mondo. Dobbiamo smettere di essere perfezionisti, avere un perfezionismo verso noi stessi, perché il perfezionismo, nessuno è perfetto. Chi sviluppa una sorta di perfezionismo narcisista verso se stesso si troverà sicuramente un difetto, perché, come dire, ma è normale, no? Ma è inutile andare ad amplificare, andare a cercare il pelo nell'uovo. Questo vale neanche negli altri. Se tu vai a cercare un difetto in qualcuno, un modo per non trovare nessuno è quello di mettere in atto una sorta di perfezionismo narcisista verso gli altri, cioè inizi a scandagliare, inizi a vedere tutte le cose degli altri negative e quindi qualcosa troverai per forza e quindi se questa persona non ha tutte le caratteristiche come l'arma dei carabinieri per 7 generazioni indietro non ti va bene. Però questo vale anche per noi. Non dobbiamo mettere in atto dei perfezionismi nei nostri confronti. Quindi tenere presente che spesso noi non raggiungiamo i nostri obiettivi a causa delle nostre paure. Quindi non dobbiamo mai arrenderci. Arrendersi significa perdere la guerra. Chi si arrende perde la guerra. Chi si arrende, chi non fa l'ultima battaglia perde la guerra. Vince la guerra chi vince l'ultima battaglia. Quindi arrendersi significa accettare di non poter progredire, significa accettare di non poter migliorare, significa accettare di non poter evolvere. Quindi non dobbiamo fare questo. Quindi dobbiamo imparare a saper andare oltre gli insuccessi, a vedere l'insuccesso, in realtà non chiamarlo neanche insuccesso,
ma chiamarlo col suo vero nome è un'informazione che mi servirà poi per prendere decisioni successive, che mi servirà per raggiungere poi degli obiettivi successivi, per calibrare il mio comportamento. Questo è la cosa fondamentale che devo fare. Scusate. Quindi è importante questo. Non dobbiamo, diciamo, essere severi con noi stessi. Impariamo a perdonare tutti gli errori che abbiamo fatto, perché gli errori servono per crescere, non servono per non crescere. Quindi dobbiamo perdonarci gli errori che abbiamo fatto, li vediamo come informazione, non li faremo più nel futuro, e dobbiamo imparare a essere un po' più tolleranti anche con gli altri, cioè perché anche essere perfezionisti, narcisisti verso gli altri ci impedirà di trovare delle persone, perché purtroppo siamo in un mondo perfezionabile, diciamo così. E torturarci, diciamo così, non ci renderà persone più felici, anzi ci renderà persone più infelici. Nella vita dobbiamo imparare a scegliere e a promuovere tutto ciò che ci rende felici e ad abbandonare tutto ciò che ci rende infelici. Facciamo anche delle piccole cose, ascoltiamo una canzone che ci piace, facciamo una passeggiata, guardiamo il tramonto, sono piccole cose che ti possono veramente rendere felici. Concentrarti su ciò che di bello c'è in questo momento. C'è il sole, anche la pioggia può darti la felicità, essere in armonia, sentirti in armonia con tutto quello che ti circonda, concedersi piccoli premi, è importante, concedersi piccoli premi quando fai qualcosa che diciamo ti sei impegnato, qualcosa, hai agito, hai fatto, concediti un piccolo premio, un piccolo relax, comprati qualcosa che ti piace, non lo so, viziati un po', concediti un massaggio, una spa, non lo so, qualcosa che ti possa gratificare. È importante darsi dei rinforzi positivi. Non c'è nulla, diciamo, di più soddisfacente che dedicarsi a piccole cose che ci danno però emozione, e quindi iniziamo a entrare in una fase di sintonia con la parte emotiva. E un'altra cosa fondamentale è fregarsene di quello che gli altri pensano di te. Intanto sicuramente ci saranno delle persone che penseranno male, non dobbiamo a tutti i costi cercare l'approvazione degli altri, perché cercare a tutti i costi l'approvazione degli altri è la cosa più negativa. Quindi dobbiamo imparare a pensare e a valutare soltanto ciò che noi pensiamo di noi stessi. Fidarci di quello che noi pensiamo di noi stessi senza temere il giudizio degli altri. Questa è l'altra cosa che dobbiamo veramente imparare a fare per essere delle persone positive, per non avere dei timori, per non avere problemi e per essere felici. Perché la nostra felicità passa soltanto attraverso queste situazioni. Dobbiamo quindi imparare a essere gentili con noi stessi, perché l'unica cosa che conta davvero è questa. E nei confronti degli altri dobbiamo essere assertivi, manifestare quelle che sono le nostre intenzioni, manifestare quello che è la nostra volontà e non cedere per paura di essere abbandonati, per paura di essere giudicati male, per paura di essere sottostimati, non stimati a sufficienza, o per paura del senso di colpa. Ecco, sono tutte cose che dobbiamo eliminare completamente dalla nostra vita, perché tenerci dentro queste situazioni, tenerci dentro queste cose è la cosa più negativa che noi possiamo fare. Dobbiamo superare tutti questi blocchi, dobbiamo superare tutti questi vincoli, eliminare tutte queste negatività per poter raggiungere ciò che di meglio abbiamo, per poter sviluppare veramente l'amore puro, pulito per noi stessi e percorrere questa strada verso la felicità, verso il benessere, verso l'amore per se stessi. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco
e mi raccomando iscriviti al canale. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!